Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro e le tendenze energetiche predestinate per il mese di gennaio 2026. Abbiamo la carta della morte, amici del cancro. Di solito quando c'è la morte si parla di un periodo di rigenerazione, di trasformazione. È un taglio con qualche cosa di vecchio per dare il passo al nuovo. Diciamo che questo qualche cosa di vecchio è molto ampio, nel senso che potrebbe essere un modo di pensare, un modo di fare, qualche tipo di situazione piuttosto che di relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, il numero di telefono, il link ai 3 corsi gratuiti presenti sul canale e i link ai corsi di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene. Partiamo con un asso di pentacoli, ragazzi. Abbiamo di nuovo la carta della morte, la forza, il matto, abbiamo la stella, un 5 di pentacoli, gli amanti e un 9 di pentacoli, ragazzi. Bene, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è il movimento energetico del mese, quindi potrebbero anche arrivare dei messaggi sciolti tra di loro e in un secondo momento andiamo a vedere le relazioni piuttosto che il lavoro, l'economia, insomma andremo a vedere un po' tutto. Allora, partiamo da questo asso di pentacoli che secondo me fa riferimento ad un nuovo inizio. Può essere un inizio concreto, un inizio lavorativo, un inizio, mi viene da dire anche a livello mentale, considerato questo 6 di spade e il 9 di spade. Poi abbiamo anche un fante di pentacoli che rappresenta appunto un nuovo inizio. Qui si può trattare di un qualche cosa di lavorativo. O potrebbe essere anche qualche forma pensiero di cui ci parla il 6 e il 9 di spade. Il 9 di spade indica come qualche tipo di preoccupazione, magari per il passato, per... è come se ci fosse qualche cosa a inizio periodo legato al passato che in qualche modo vi spaventa. Secondo me è un qualche cosa che è successo che ha un potenziale di riproporsi in un futuro e con il 6 di spade è come se qualcuno cercasse di allontanare certe idee. Andiamo a vedere la morte. Abbiamo un 9 di bastoni, gli amanti e un 4 di bastoni, ragazzi. Io sento che potrebbe esserci come una rigenerazione in qualche settore della vostra vita, considerato la carta degli amanti e il 4 di bastoni, potrebbe essere nel settore romantico e questo 9 di bastoni, al contrario, mi dice che è un po' o vi siete arresi o c'è come qualche cosa che da cui non vi difendete più, può essere qualche cosa o qualcuno da cui non vi difendete più. Qui potrebbe essere stato anche un pensiero, qualche cosa che vi spaventava, che vi preoccupava e che qua decidete di non prendere più in considerazione o comunque di non dare più tanto peso a questo pensiero, a questa situazione. Andiamo a vedere la forza. Fante di spade e 2 di pentacoli.
C'è come un momento di alto e basso qui. Vi dirò, secondo me c'è come un momento di autocontrollo molto forte nel mese di gennaio. Sì, io lo sento più come autocontrollo. Perché giustamente c'è anche un 2 di pentacoli e ho come la sensazione che stiate cercando in qualche modo una sorta di linearità sia nella vostra vita che nelle relazioni che state portando avanti. Andiamo a vedere il matto. Abbiamo un 4 di coppe e un 8 di pentacoli. Come vi dicevo qui, quest'asso di pentacoli potrebbe essere un qualche tipo di nuovo inizio a livello lavorativo. Lo rivedo anche un po' qui con questo matto e questo 8 di pentacoli. Però io credo che sia un nuovo inizio che, come dire, entra piano piano e non vi rendete neanche tanto conto con questo 4 di coppe che questa cosa sta iniziando, che questo nuovo periodo sta iniziando. Andiamo a vedere la stella. 4 di spade e asso di denari nuovamente. Sì, secondo me è un nuovo inizio lavorativo. Con questa carta della stella si parla di avere nuovi obiettivi, di puntare più in alto. Potrebbero anche esserci delle idee che vi arrivano nel mese di gennaio proprio per iniziare questo nuovo percorso. Tenete presente che avete ben 2 assi di denari, avete anche il matto, quindi non vi nego che potrebbe anche essere un progetto parallelo al lavoro che potrebbe essere messo in piedi e iniziare, come dire, a farvi monetizzare. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Un altro 5 di pentacoli e un cavaliere di spade. 5 di pentacoli di solito indica una sorta di carenza, può essere una carenza materiale. Allora, l'asso di denari ne avete 2 e sono come dei doni, delle sorprese, dei regali, dei soldi inaspettati che arrivano, occasioni inaspettate che arrivano. È un po' l'arcano minore, uno degli arcani minori della ruota della fortuna. Però quello che sento qui è che probabilmente state andando un po' troppo a sprombattuto, un po' troppo velocemente in questo percorso, in questo nuovo inizio, che effettivamente, diciamo, con questo 5 di pentacoli potreste portarvi a casa qualche delusione. E credo che potrebbero essere monetari principalmente, però adesso dopo ci arrivo. Andiamo a vedere gli amanti. 10 di spade e re di coppe. Io ho come la sensazione che qui ci sia una relazione in atto e c'è come il cambio da parte vostra o nel modo di vivere la relazione, nel modo di creare obiettivi all'interno della relazione. Perché abbiamo anche un 10 di spade. Il 10 di spade è la carta della fine della sofferenza. Quindi secondo me si sta compiendo un ciclo per portare, guardate anche sotto qua c'è la morte, per portare equilibrio, per portare armonia, per portare... Di solito la carta degli amanti è la carta dell'amore corrisposto, quindi di quell'amore pulito. Sì, molte volte è l'amore romantico, ma potrebbe anche essere un amore fraterno, ipotesi, no? È un amore a 360 gradi. Qui ho come la sensazione che qualcuno sceglierà se stesso, ok? Vi ricordo che la carta degli amanti è anche la carta della scelta per amor proprio. Perché vi dico così? Perché alla fine c'è un 9 di pentacoli, che se per voi vibrasse come una questione lavorativa, il 9 di pentacoli può parlare di partita IVA, anzi andiamo a vederlo, può parlare di partita IVA, di lavoratori autonomi, infatti. Però se stiamo parlando di relazioni, ed è uscito anche l'eremita, può parlare di una persona che è single.
Quindi non vi nego che se ci fosse qualche tipo di nuova relazione che nasce nel mese di gennaio, potrebbe anche essere che qualcuno decida di non etichettare la relazione, di rimanere comunque single. Questo non vuol dire che non vi godrete questa relazione, ma io ho come la sensazione che non sarà l'unica. Ehm, Ho come l'idea che vi butterete in qualche cosa di nuovo. Per qualcuno, come vi ho detto, può essere una questione lavorativa, quindi potrebbe essere un nuovo inizio, un nuovo progetto che portate a terra e che comunque richiede la partita IVA, oppure se si tratta di una relazione romantica, qui c'è come un inizio di un qualche cosa di molto bello, tra l'altro, di molto in equilibrio, però è come se alla fine del mese foste ancora, diciamo, in una fase dove non si può ancora mettere un'etichetta a questo tipo di relazione. Non si capisce se siete amici, se siete amici con interesse, trombamici, fidanzati, interessati. Insomma, ci sono varie sfaccettature ed è come se non si riuscisse ancora a definire molto bene la situazione. Allora, partiamo dal lavoro. Ah, tra l'altro, il fatto di avere la morte qui e di averla qui indica come un cambio nel modo di porsi alla vita. Io sento che questo cambio principalmente è mentale, nel vostro modo di pensare e per qualcuno è anche nel modo di fare proprio. Però prendetelo come vi risuona. Allora, parliamo di lavoro. Se foste disoccupati è facile che qualche cosa entri. Potrebbe essere un bel lavoro. Sinceramente, ragazzi, non credo proprio che sia un lavoro a tempo indeterminato. Se ve la devo dire tutta, non è che veda neanche dei grandi contratti. È più facile che troviate lavoro nel caso decidiate di o aprire la partita IVA o monetizzare questo vostro hobby, questo vostro progetto. Diciamo che si muovono le cose. Ci può effettivamente essere un nuovo inizio. Per qualcuno si tratta di smart working, quindi di lavoro da casa. Ehm, la posizione con la quale iniziate potrebbe non essere proprio la vostra, non esservi, diciamo, del tutto congeniale, però io ho anche la sensazione che farete vedere quanto valete, farete vedere chi siete in questo nuovo lavoro. Potrebbe anche essere un lavoro come speaker, come podcaster, come un qualche cosa che ha a che vedere con l'online. Quindi in quel settore lì è più facile probabilmente trovare lavoro. O vi dirò, si va all'altro estremo completamente, potrebbe essere un lavoro collegato con la natura. Quindi magari lavoro in un vivaio, lavoro con gli animali, non lo so, fauna, flora, parchi, riserve. Diciamo che avete molta più probabilità di ricominciare a lavorare se siete disposti a valutare la partita IVA, a valutare il fatto di mettervi in proprio. Questo non vuol dire che dobbiate mettere su un'attività, ci sono molti datori di lavoro che non si possono permettere di assumere dipendenti e quindi trovano questa strategia di far aprire la partita IVA al dipendente e poi si fa un contratto annuale tra le due parti, no? Quindi quello potrebbe essere un modo per smuovere il vostro settore lavorativo. Se siete dipendenti, allora qui potrebbe essere necessario, ragazzi, iniziare a puntare più in alto. Se per caso volete un aumento di stipendio, un aumento di ruolo, una promozione, sento che gennaio è un buon momento per chiederla perché tra le due morti, tra questi due assi di pentacoli e il matto, secondo me c'è una grande possibilità di iniziare come un nuovo periodo all'interno dell'azienda. Non dite tanto in giro quello che state cercando di fare, tenetevelo per voi, andate con i capi, parlate con chi di dovere, però con i colleghi muti. Non dite niente perché potrebbero esserci altre persone che stanno ambendo al vostro stesso posto.
quindi per evitare boicottaggi strani, non dite niente a nessuno. C'è comunque un nuovo inizio, indipendente, autonomo, può anche essere che siate portati a condurre un piccolo gruppo di persone, magari inizierete a fare formazione o inizierete a... Per qualcuno si tratta di trovare strategie per far funzionare meglio l'azienda. È come se foste un perno per il problem solving, quindi come se aveste tante capacità di risolvere i problemi e quindi fosse un punto a vostro vantaggio. Per le persone che sono autonome, allora vi dico, c'è qualche cosa che bolle in pentola, c'è una nuova possibilità di lavoro, soprattutto online, nel periodo di gennaio, quindi potrebbe essere un buon periodo per iniziare a creare un sito, una pagina web, magari per aprire un profilo Instagram, cioè ho come la sensazione che qualsiasi movimento possiate fare adesso vi porterà clienti. Anzi, secondo me arriverà un punto dove farete fatica a gestirli proprio, tanti saranno. Può essere necessario anche per voi assumere qualcuno, però come ho detto prima, c'è anche l'opzione di fare dei contratti con dei lavoratori autonomi, quindi cercare come dei dipendenti che si vogliono mettere in proprio e poi creare come dei contratti. Questo ve lo dico perché arriviamo alla situazione economica. Allora, sinceramente ragazzi, la situazione economica non è delle migliori a gennaio, questo ve lo devo dire. Potrebbero esserci delle spese impreviste, mi fanno vedere le tubature dell'acqua, quindi per qualcuno si può trattare di rotture o manutenzioni impreviste da dover fare in casa. Fate attenzione perché se state acquistando dei nuovi mezzi, dei nuovi materiali, delle nuove strumentazioni per la vostra attività lavorativa, fate attenzione a non fare il passo più lungo della gamba, perché potrebbero esserci delle difficoltà a gennaio, questo ve lo dico a livello economico. E soprattutto fate attenzione alle chiavi della macchina, a non perdere gli occhiali, il portafoglio, insomma, potreste dover avere delle spese impreviste perché magari appunto perdete queste cose. Mi fanno vedere una porta blindata, quindi fate attenzione alle chiavi della porta blindata perché poi è un costo cambiare la serratura o tutta la porta direttamente. Mm. È vero che avete due assi di pentacoli, quindi o potrebbero esserci delle vincite, dei clienti inaspettati, delle opportunità inaspettate, però io ho come la sensazione che per iniziare questo nuovo percorso dobbiate investire del denaro. Quindi fate solo attenzione a quando e quanto investite. Se dovessimo parlare di progetti, allora io sento che c'è un qualche cosa che bolle in pentola che ha buonissime capacità di sviluppo. Devo dire che non è ancora pronto questo progetto, come vi dicevo, ha buone capacità di sviluppo. Questo perché ve lo dico? Perché sento che potrebbe esserci come una sorta di ingenuità. Tenete presente che è vero che queste due carte sono le carte dei lavoratori autonomi, ma è anche vero che l'eremita è la carta del saggio. Quindi potrebbe anche essere utile per voi, soprattutto se è un settore nuovo, soprattutto se è un progetto nuovo, fare affidamento a qualcuno che è già passato di lì e che vi possa dare come delle dritte per evitare di fare gli stessi errori, quindi per evitare di buttare via soldi, sprecare tempo, risorse e via dicendo. Però sento che c'è un nuovo progetto che può iniziare e che effettivamente può portare l'abbondanza, ragazzi, ma l'abbondanza quella con la A maiuscola. Per qualcuno non nego che potrebbe essere un progetto laterale che parte con il lavoro e man mano che si sviluppa il mese vi rendete conto che rende proprio bene. Mm? Ok, parliamo di relazioni. Cominciamo con quelle romantiche e cominciamo con i single. Ragazzi, qualche cosa inizia. Io sento che per le persone che sono single c'è una nuova conoscenza abbastanza concreta, abbastanza, come vi posso dire, sento che la conoscenza è una conoscenza armoniosa, siete più o meno tutte e due sullo stesso livello di simpatia, sullo stesso livello di giovialità.
e sento che effettivamente per qualcuno potrebbe essere una relazione che inizia nel mondo del lavoro o comunque inerente al posto di lavoro che frequentate, potrebbe essere, non so, il cameriere o la cameriera del bar che c'è lì vicino al posto di lavoro dove frequentate, potrebbe essere un cliente del bar, per esempio, che vedete spesso e via dicendo, ok? Per quello che riguarda le relazioni di coppia già definite, già stabilite, io sento che qua cambierà un modo di pensare. C'è questa morte due volte, c'è questo nuovo, cioè scusate, questo asso di pentacoli che indica questo nuovo inizio. Credo che si stabiliranno come nuovi equilibri all'interno della relazione. Non tanto perché, cioè è come se iniziaste ad amare di più voi stessi e automaticamente anche la relazione di coppia ne giovasse. È come se ci fosse più indipendenza, più interdipendenza all'interno della relazione. Mm, io sento che c'è abbastanza armonia. Il punto qui è tagliare con questi vecchi modi di pensare, tagliare con queste preoccupazioni, tagliare con questi modus operandi. Diciamo che a fine periodo c'è anche un momento di autoriflessione. Ragazzi, una cosa, se per caso siete in una fase della coppia dove non va tanto, qui effettivamente ci potrebbe essere una persona che entra e vi dà come una svolta al modo di pensare. Non vi nego che con questo matto potrebbe esserci effettivamente una relazione clandestina per qualcuno, come una tentazione extraconiugale, nonostante stiate cercando di trattenervi, perché qua lo vedo con la carta della forza, state come cercando di controllarvi, di moderarvi, però io ho anche la sensazione che sì, per molti sarà nell'ambiente lavorativo, ehm, può anche essere che se siete proprio alla frutta con la vostra relazione abituale, questa nuova persona che entra vi dia come il là per capire che cosa volete fare della vostra vita. Tenete presente che si termina con due carte di single e tecnicamente anche il fante di bastoni è un po' la carta, denota egoismo il fante di bastoni, quindi è un'energia che guarda a sé. Non è necessariamente la carta di un single, però è come se qui faceste un po' il focus su quello che è importante per voi, su quello che volete voi per la vita, su quali sono i vostri obiettivi futuri, su che cosa puntate, sul se siete contenti o no di quello che avete creato con questa persona. Non vi nego che per qualcuno potrebbe esserci come una distanza, un allontanamento in un momento di crisi, però se la vostra relazione non è in crisi, state sereni. Se parlassimo invece delle relazioni che sono indefinite, senza etichetta o proprio già impostate come clandestine, sento che tutto sommato le energie sono abbastanza buone, c'è come divertimento, molta interdipendenza. Sento che farete fatica a vedervi nel mese di gennaio per problemi tecnici o perché voi tenderete ad allontanarvi dall'altra persona. È come se foste in un momento di restyling mentale e quindi non sapete ancora bene da che parte andare. C'è come un qualche cosa che vi smuove a livello mentale a gennaio. E quindi siete un po' lì che secondo me verso la fine del mese terrete un po' lontani tutti, terrete un po' lontane le idee, le persone, le occasioni. Non vi nego che avendo questo eremita e il 4 di spade qualcuno potrebbe tendere a isolarsi un pochettino, a rimanere da solo con se stesso o da sola con se stessa, a rimuginare un po' sui pensieri, a fare come il punto della situazione, mi viene da dire. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Ah no, scusate, la famiglia, famiglia intesa come famiglia di anime, quindi amici, parenti, colleghi, vicini di casa.
Guardate, sento che sarà quello della famiglia un periodo abbastanza tranquillo, ma perché molti faranno finta di niente. Quindi non vi metterete in discussioni, non vi metterete, cioè avrete voglia di stare tranquilli, secondo me, questo mese con voi stessi, capire se quello che state facendo è la direzione giusta, sia a livello lavorativo, sia a livello personale. Come l'idea che ci sia bisogno di un momento di introspezione. È come se dovesse capire che cosa lasciare indietro o come rigenerare qualche cosa. Wow! Il completamento e la pienezza sono il mondo e l'asso di denari un'altra volta. Ragazzi, tre assi di denari. Qui arriva qualche bella notizia, arriva qualche nuova occasione, arriva qualche soldo in più. E in questo mazzo si chiama pienezza, quindi fa proprio riferimento all'abbondanza. E il completamento, allora, può essere visto in due modi. Siccome è la carta del mondo, o è come se raggiungeste un certo tipo di risultato, quindi può essere che come vi sentiate completi nel mese di gennaio, oppure c'è un qualche cosa che ha fatto il suo ciclo, che ormai è completo. E siccome avete due volte la carta della morte, vi dico che per qualcuno finisce un ciclo e ne inizia un altro. Andiamo a vedere qualche altro oracolo, vediamo cosa vi dicono. Carta numero 23, mamma, sono calmo e sono pronto. C'è la gestazione, guardate, l'asso di denari molte volte fa riferimento al seme che viene piantato. Se pensiamo alla fecondazione, rappresenta lo sperma proprio. È come se steste fecondando un nuovo capitolo della vostra vita e vi dicono di stare calmi, che siete pronti. Ok? Quindi, nonostante tutte le paturnie che si vedono qua con questo 9 di spade e 6 di spade, siete pronti per questo cambio, siete pronti per prendere questa decisione per amor proprio, mi viene da dire, perché comunque avete due volte la carta degli amanti. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Carta numero 20, Arcangelo Fanuel, parla di speranza, di nuovi inizi anche qui e di ottimismo. Secondo me si avvicina un nuovo capitolo della vostra vita, io ve lo dico, c'è come un taglio col passato. Secondo me grazie a questa nuova opportunità che si presenta con l'asso di pentacoli. Carta numero 33 parla di influenze emotive. Qui nello specifico va a vedere delle fanciulle che spettegolano. Il cancro è un po' pettegolo in realtà, però quello che vi voglio dire, non date tanto peso a quello che la gente dice. Cioè, molte volte si dice una cosa e poi ci si comporta in un altro modo, quindi è come se ci fosse discrepanza tra il dire e il fare. Quindi molte volte non è neanche tanto quello che la gente dice, ma è come si comporta la cosa che vale. E un'altra cosa, filtrate sempre tutto quello che vi dicono, ragazzi, perché tenete presente che qualsiasi suggerimento, consiglio o dato, informazione che arrivi da terze persone, tenete presente che è filtrato dall'esperienza di quella persona, dai traumi di quella persona, dai pensieri limitanti di quella persona, dalla realtà fisica, dalla cultura, dall'ambiente familiare in cui è cresciuta. Quindi ci sono veramente tanti fattori che influenzano una persona. Quindi mi viene da dire, non date tanto retta a quello che vi dicono gli altri, perché la vostra realtà può essere completamente diversa dalla realtà che hanno vissuto gli altri. Io faccio spesso un esempio: voi volete aprire un bar e una persona vicino a voi che ha già aperto un bar e a cui è andata male vi sconsiglia caldamente di aprire un bar. No, guarda, sono solo grane, no, guarda, è difficile, no, guarda, troppe ore. Però magari poi a voi va diversamente, magari voi riuscite a creare un bar un po' più chic, un po' più di nicchia, cioè non vi fidate di quello, prendete quello che vi dicono gli altri come informazioni, però poi parcheggiatele, non è detto che a voi vada come agli altri, ok? Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, quindi trasformazioni e nuovi inizi alla grande. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti.
Per sostenere il canale date like, mettete hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto e in quella parte si lavorano le credenze limitanti, mentre lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro nella sezione degli abbonati e l'abbonamento con la cifra più bassa. Per adesso sono 4 playlist, sono numerate, vanno viste in ordine di numero perché tutto questo è stato creato come un corso di formazione per aiutare anche voi nel vostro percorso di crescita, nella vostra presa di consapevolezza, nel ampliare il modo di vedere le cose e il modo di, diciamo così, percepire il mondo. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Le previsioni del 2026 sono già online, c'è la playlist dedicata dell'oroscopo annuale stagionale. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me anche oggi. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!